Non fate le teste di cazzo come ho fatto io. Portatevi dietro il passaporto. Cazzo, ho dimenticato i fornelli accesi a casa, molto probabilmente. No, non se ne vada, maestro Uguay. Maestro Uguay. Solo 120 grammi, cioè è una confezione di prosciutto cotto. Cammina, gatona, sobbalza. Rar. Sei buono. Buongiorno a tutti. Oggi è il 10 novembre. Sono le 9:30 di mattina, tendenti quasi alle 10, e questa è stata la notte più fredda, a quanto dicono, degli ultimi 2 anni. Però non ce ne frega un cazzo, perché noi, questo episodio, vabbè, come avrete già visto ovviamente anche dal titolo, andremo allo zoo. Con l'unica preoccupazione che ho è che, essendo stata la notte più fredda degli ultimi 2 anni, c'è una probabilità che non ci siano tutti quanti gli animali da poter vedere, perché magari alcuni per colpa del freddo, per altre motivazioni, li hanno tenuti al chiuso, e quindi probabilmente non riusciremo a vedere tutto quanto. Però è una stupenda giornata di sole, con l'unico problema che abbiamo burocrazia e da fare una videochiamata per vedere il nuovo appartamento, visto che ci muoveremo a sud entro un mese per fare gli 88 giorni richiesti dal governo per il rinnovo del visto, e vi porto con me. Allora, chiamata fatta. Poi l'unico problema è che ci chiede, visto che dobbiamo arrivare lì per fine mese, ci chiede di anticipare le rate di queste settimane che non ci saremo, visto che un'altra coppia dovrebbe entrare in quell'appartamento, e sono $1.300 come minimo. Quindi ci stiamo un attimo pensando e probabilmente valuteremo un'altra soluzione, perché decisamente costa troppo. Adesso invece si monta in macchina col bellissimo portachiavi che avete visto. Se non l'avete visto, lo trovate nello scorso episodio, che vi lascio linkato qua sopra. Però adesso si monta in macchina, si va verso il centro a fare tutti burocrazie, quelle cose molto divertenti, ma poi subito allo zoo. Non vedo l'ora, cazzo. Allora, cartine fatte, con l'unica cosa che vi consiglio caldamente: se dovete rinnovare la patente o rinnovare il passaggio di proprietà o fare qualunque cosa, non fate le teste di cazzo come ho fatto io. Portatevi dietro il passaporto, vi risparmiate un paio di viaggi inutili, tranquillamente solvibili, semplicemente prendendo il passaporto, ve lo mettete nello zaino in tasca e ve lo portate dietro, cosa che non ho fatto giustamente. Per adesso si va allo zoo. Finalmente siamo arrivati, dopo 6 minuti buoni di attesa per il parcheggio, perché non si capiva che uno doveva andare dal bouldering, l'altro doveva andare dall'altra parte. Bella Maserati gialla, fanculo, non ho fatto in tempo. Lo zoo di Perth si estende per 17 ettari, all'incirca un 24 campi da calcio, ed è facilmente raggiungibile dal cuore della città tramite mezzi pubblici. La prima apertura al pubblico risale all'ottobre del 1898, tutto merito di quest'uomo, Louis Ernest Albert Le Souff, un veterinario figlio del direttore dello zoo di Melbourne, che decise di seguire i passi del padre e, affiancato dal botanico Harry Steadman, creò quello che da 125 anni è un accogliente ritrovo per famiglie e uno zoo quasi autosostenibile, visto che molte delle piante che servono agli animali se le coltivano in proprio. Nel corso degli anni si è evoluto sempre di più, passando da gabbie strette in metallo e cemento a un ambiente molto più sostenibile e vivibile per gli animali che lo popolano, con un piano per il futuro che porterà all'ampliamento di molte zone, con un occhio di riguardo anche verso la ricerca e la preservazione di specie uniche o a rischio australiane. Ma ora che abbiamo finito col pippone e la spiegazione, possiamo andare a divertirci.
$39 a testa, non è una spesa proprio bassissima, però non è male visto che è abbastanza grandino. Dovrebbe essere qua la zona asiatica, questa è tutta la zona australiana con gli animali tipici dell'Australia, zona un po' savana che è stata fatta da poco, è stata ampliata da poco, qua questo, e questa è la piccola chicca per cui vi ho detto che mi porto via i calzini con i dinosauri, non vedo l'ora di vedere questa. Te cosa ne pensi? Gnagna? Gnagna. C'è pure il graffalo. Non so per quanti di voi l'abbiano letto quando erano piccoli, io ce l'avevo casino. Troppi bambini, decisamente troppi bambini. Andiamo prima per di qua? Sì. Ok. Era un libro per bambini e ce l'avevo in inglese. Andiamo a vedere i pinguini. Che carini. Ho beccato giusto che cacava. Fantastico. E questi sono pinguini minori, che è il pinguino più piccolo al mondo, e sono velocissimi in acqua a quanto pare. Vabbè, ma questo galleggia, se la gode. Bene, iniziamo il format che porteremo avanti con Che te non sei niente, in una scala da 1 a 10. Quanto lo riesci a distruggere facilmente? Ah, un mini pinguino? Esatto. 10. Cioè praticamente lo prendi, gli schiacci la testa e finisce la sua esistenza nel giro di un attimo. Sì. Perché secondo me fino a che siamo con questa tipologia di animali sarà facile, però andando avanti secondo me ci bisogna ingegnare, cioè non sarà così scontato. Andando avanti invece ci sono questi che sono degli iris, ci sono un po' di aironi cenerini e quelli invece nascosti lì, nascosti dietro le fronde con un becco decisamente strano, come potete vedere da quello. È la platea regia, tipico di tutta quanta bene o male l'Australia. Quell'uccellone gigantesco invece che sta su in piedi con una zampa, quello è il brolga, ovvero un uccello originario dell'Australia dell'Est. Ecco, quello in un combattimento 1 a 1 probabilmente un paio di beccate prima di tirarlo giù, di quelle belle piazzate, mi sa che te le prendi, sempre che non scappi prima perché ti caghi addosso. Mentre questo è la cicogna dal collo nero, dal becco leggermente affilato, quindi non mi fiderei troppo ad andarci contro, ecco. Con questo mi si sa che ci si perde un occhio molto molto facilmente. Con un combattimento 1 a 1 eviterei di andarci contro. Questo che vedete qui invece si chiama Cavaliere d'Italia, si trova bene o male in tutta quanta l'Australia, è abbastanza particolare per le sue gambette lunghe e la forma fusolata, molto molto carino. Ecco, questo qui, questo non lo combatterei troppo, è troppo carino per, ma è troppo carino per, cioè questo piuttosto me lo porterei a casa e lo accudirei come se fosse mio figlio. Secondo me i pinguini sì. È vero, i pinguini sono più carini, però gli funzionano perfettamente come giavellotti d'acqua, secondo me. Questa zona australiana dove possiamo vedere, se riusciamo a vedere l'echidna è una cosa stupenda. I quokka, se li vediamo, anche quello non sarebbe male. Il diavolo della Tasmania, che riesce a mangiare fino al 40% del proprio peso corporeo in uno stesso pasto, neanche in un giorno, in un pasto. È una cosa impressionante. Si può dire così, sì. Push. Eccola. Abbiamo già trovato l'emu, che viene considerato l'uccello che non riesce a volare più grande di tutto il mondo. Questa invece è tutta la zona delle echidne. Potete vederle lì piccoline. Sono uno tra gli unici mammiferi, oltre agli ornitorinchi e penso pochissimi altri, a deporre le uova dopo la gestazione.
e sono praticamente dei porcospini con gli steroidi che hanno preso i tratti distintivi delle talpe e anche dei volatili. Hanno speso i gettoni evoluzione, come direbbe Barbascura, nel modo più sbagliato possibile. Mentre subito dopo, lasciati proprio con una recinzione che praticamente non esiste, abbastanza liberi, i canguretti. Non so che tipologie non siano di preciso, c'è un altro là dietro che si sta mangiando le foglie. Però sono spaparanzati, loro vivono una vita tranquilla. Sono pacifici nel loro mondo, gliene frega un cazzo. Tanto è casa loro, quindi sembra anche giusto. Mentre quel piccolo amichetto che sta mangiando beatamente le foglie lì dietro è un wallaby e come potete vedere dalla mappa vive in una zona super limitata dell'Australia. Infatti lo zoo ha aiutato alla loro riproduzione, alla loro preservazione della specie, in quanto abbastanza a rischio e abbastanza di una bassissima quantità di popolazione. Mentre questo grande reparto dovrebbe essere dedicato ai koala. Eccolo là, lì sopra, eccolo là. L'unico animale su tutta la faccia del pianeta che riesce a mangiare le foglie dell'eucalipto altamente tossiche e velenose, però lui praticamente se ne sbatte il cazzo e lo mangia. Ed eccolo qua, il divoratore, lì, piccolino lì. Cioè considerate che pesa all'incirca dai 3 ai 6 kg, il che vuol dire che in un pasto si riesce a mangiare come minimo 1,5 kg di cibo. È una cosa fuori di testa, impressionante. Mentre questo piccolo amichetto è il Numbat. Lo zoo di Perth ha aiutato tantissimo nella sua preservazione come specie, in quanto volpi e felini come gatti o altri tipi di predatori un pelo più grandi erano le principali cause della sua dispopolazione, non so se si può dire, ma grazie allo zoo sono riusciti a preservare la specie e hanno un programma a reintrodurre l'animale in natura. Riesce a mangiare fino a 2000 termiti al giorno. Per un esserino così piccolo è una cosa, cioè si impegna nel suo. Mentre da questa parte, che ci dovrebbero essere i quokka, è completamente desertico, non si riesce a vedere niente. Animale che si trova principalmente in un'isola al di fuori di Perth chiamata Rotten Island, e lì c'è una popolazione vastissima di quokka. Infatti appena ricomincerà il caldo di sicuro andremo a farci una tappa e ovviamente ci farò un video a riguardo. Adesso invece ci allontaniamo dalla regione australiana per addentrarci all'interno della foresta pluviale asiatica. Se riusciamo a vedere il panda rosso, ti giuro che ti viene voglia di rubarne uno. Ti viene voglia di rubarne uno. Lì sopra, all'albero, vediamo se riesco a indicarvelo, è proprio un puntino lì sopra, esce fuori il musetto del panda rosso che si nasconde fra le foglie. La particolarità del panda rosso è che ha un sesto dito negli arti che gli consente meglio di afferrare il bambù e lo usa sia per come, tra virgolette, strumento per mangiare, per arrampicarsi. Penso che questa statua invece sia abbastanza eclatante e ti stia indicando che qui dentro ci sono gli orsi, ma non sembra essercene traccia. No orsi per noi. Quella che stiamo vedendo invece è Putramas, una femmina di elefante asiatico, e può raggiungere fino a almeno 3 Fiat Punto in una sola bestia. Con l'unico problema, a mio avviso, più che altro è che come gabbia, ok che è da sola, però come gabbia è un po' piccolino per un povero elefante. E questo dovrebbe essere parco divertimenti per le scimmie. C'è un orangotango lì, un altro piccolo là in fondo da qualche parte, ma adesso ci avviciniamo, vedremo meglio. Questo qui con la mano sulla testa secondo me sta pensando: cazzo, ho dimenticato i fornelli accesi a casa, molto probabilmente. E finalmente riusciamo a vedere il tanto atteso maestro Oogway. È fottutamente gigantesco, è immenso, è enorme.
La tartaruga gigante delle Galapagos. Aspettativa di vita sui 170 anni circa e con un fenomenale 300 metri all'ora. Ah sì, è veloce come una scheggia sta cosa. Acciu! Maestro Uguay, un consiglio per il futuro? No, non se ne vada maestro Uguay. Maestro Uguay! E giustamente dopo maestro Uguay ci sono le scimmie. Delle marmosette pigmee, sono tra i primati più leggeri di tutto il mondo, pesando solo 120 grammi, cioè è una confezione di prosciutto cotto. Cambiando film invece abbiamo i sudditi di Re Julian qua, e questi qui in particolare, se non sbaglio, dovrebbero avere il pollice leggermente più lungo, perché con quello vanno dentro le fessure che scavano con i denti all'interno degli alberi per tirare fuori tutte larve, tarme, qualunque tipo di insettino per andare dentro e mangiarselo. Qui invece c'è il cugino con la tinta di Elvis Presley, versione un po' metallara quasi. Muovendoci in avanti, uscendo un po' dalla zona asiatica, c'è anche la zona notturna. Spero che la GoPro riesca a reggere decentemente la quantità di luce da mettere all'interno del video, però speriamo in bene. Vedi? No, ecco, sono già sparito. Alla fine era troppo buio per poter registrare qualunque tipo di clip video, ma abbiamo visto un uccellino su un trespolo, un piccolo roditore che stava dormendo accoccolato tra le paglie, uno scoiattolo volante, un paio di bei serpentini che stavano sul trespolo là belli a prendere il sole, un pipistrello e, per non farci mancare nulla, una stupenda pantegana. Spostandoci dalla zona notturna invece gli stanno proprio dando da mangiare adesso. Piccole scimmiettine. Diciamo che per ora sui primati hanno fatto veramente un bel lavoro, perché gli hanno dato parecchio spazio, dagli orangotango di prima alle scimmiette di adesso, ad altre scimmie, comunque gli danno abbastanza spazio per muoversi, girare, tutto quanto. Altre gabbie invece un pelino di meno, che insomma. Dalla zona asiatica invece adesso ci si muove verso la savana africana. Cammina, gatona, sobbalza. Tranquillo amico, non ci sono predatori in vista. A parte che Martin, Melman, dove avete lasciato Gloria e Alex? Le altre giraffette là dietro stanno mangiando beatamente. Alex, ti sei perso dal gruppo? Madonna. Cosa ci fai là da solo? No, è vero. Sono scemo. Non è Alex. Ma Alex è anche una Alexessa, perché sei lì e hai lasciato il gruppo? Melman e Martin che ti stanno aspettando. Questo sì che è massiccio. Mi sa che questo, in una scala da 1 a 10 su difficoltà di abbattimento, qua siamo sul 10 tranquillo. Tu, dimmi dov'è King Julian, dimmi dov'è il nascosto, cosa gli hai fatto? È stato mortino, lo so, è tutta colpa sua. E qui invece c'è la gabbia dei doggy, un po' tanto grandi per essere dei doggo. Infatti sono cani africani, però hanno un pelo stupendo, mi verrebbe proprio voglia di accarezzarmi. Mi verrebbe proprio voglia di accarezzarli. Doggo, vieni qua, ti do un osso, il mio osso. Normalmente ci sono
gli avvoltoi o altre bestie che si finiscono i resti dei cani della prateria o di altri principali mammiferi che vivono la savana. Qui invece corvi, si finiscono le carcasse. Ah, a te. E anche a te. E con questo la savana sembra essere finita. Siamo di fronte a un parco, ristorante, tutta la zona invece ristoro, molto ampia, e direi che abbiamo visto anche un bel po' di famiglie in giro, però è proprio bello. Restando alla mappa, noi abbiamo fatto il giro, siamo partiti da di qua, siamo andati su per la zona australiana, abbiamo fatto questo giro all'interno della foresta, poi siamo tornati in fuori, ci siamo fatti il giro di qua. Le tigri. Non abbiamo visto le tigri. Come abbiamo visto le tigri? Possiamo passare per di qua. Vabbè, adesso andiamo a recuperare le tigri di sicuro. Poi siamo passati per il basso con gli orangotanghi, tutte le altre scimmiette, tutta la savana, fino ad arrivare più o meno in questa zona qua. No, siamo qua precisamente, è dove siamo adesso, quindi ci mancherebbe questa zona qui. E poi ultimo, ma per non importanza, finalmente i dinosauri. E tra le varie altre attrazioni dello zoo c'hai anche altre scimmie con le liane che ti passano sopra, però ci sono passate davanti, adesso non le vedo più. Praticamente hanno tutta questa congiunzione di liane e loro si arrampicano, hanno questa bella isolotta anche decisamente grande comunque. E camminano là sopra, però adesso vediamo se aspettando un attimo viene fuori qualcosa. E all'interno di queste gabbie dovrebbe esserci la tigre di Sumatra, ma non se ne vede minimamente l'ombra. Guarda che occhietti, cioè, te la metteresti a letto, ce l'hai a fianco, gli fai le coccole, lei ti fa le fusa e intanto te dormi beato, che tanto sai che sei protetto praticamente da Sì, se non vuole mangiarti, anche l'uomo sì. nero, se non vuole mangiarti, giustamente. E nemmeno da queste parti sembra esserci. Mi sa niente tigre per noi oggi. Già, niente tigre. Vabbè, ma l'avevamo messo in conto fin dall'inizio che con il freddo, con questo tipo di temperature, anche con il... No, con i bambini fastidiosi. Con i bambini che stanno facendo le vacanze scolastiche, quindi sono tutti in giro a urlare. Esatto. E anche con il meteo terribile che c'è stato negli ultimi giorni, probabilmente li hanno tenuti in gabbie secondarie oppure in un altro posto per mantenergli un attimo di salute in più, ecco. C'è un Wall-E evoluto. Sono degli occhiali. Ma dico io, come cazzo fai a perderli proprio là? Ci vuole dell'impegno, E nascosto fra la vegetazione e le fronde degli alberi è il parco del dinosauro, che però qui non si può entrare, quindi mi sa che abbiamo missato un attimo l'entrata e dobbiamo fare di nuovo il giro e entrare dall'altra parte, però ci arriviamo. Pa 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 pa. Rar 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 rar. Sei buono. Cioè, per essere degli animatronics non sono fatti male comunque. Si muovono pure le palpebre, gli arti, la coda. Che comunque, se pensi che abbiamo visto un drago di Komodo prima, cioè è loro cugino alla fine. Tsintaosauro. È cinese ed è stato estinto per colpa sua. Poi c'è anche un piccolo stegosauro, decisamente piccolo comunque, col cazzo che era di questa dimensione, neanche per sbaglio.
Da quest'altra parte invece un fottutissimo triceratopo, che comunque decisamente tutti molto al di sotto della loro vera statura. L'unico probabilmente vero è la tizia che guardava tutto così, e questo qua probabilmente anche della sua dimensione abbastanza reale, dovrebbe essere tecnicamente corretto. Cosa ne sai di sé? È Cranidos. È cazzo Cranidos. Rampardos. È vero, è più Rampardos che Cranidos, hai ragione. Guarda che bello l'anchilosauro. Cosa ti colpisce dell'anchilosauro? Beh, spero non la coda. Il suo peso, che secondo me questo qua è corretto a livello di grandezza. Sì, dovrebbe essere abbastanza giusto. Dai, pezzo di carne. E poi invece, come ultimo, per chi ha visto il film, non mi ricordo se della Disney dovrebbe essere, che era sui dinosauri che scappavano, i carnotauri che lo inseguivano, questo era il protagonista principale, Mutaburasaurus, che è un discendente di quella bestia velenosa. Sul serio? Today is long distance specialist in the prehistoric looking crossbay. Quindi questo è l'antico antenato dell'uccello più mortale al mondo. Esatto, il cassoguare. Fanculo. Tu Cassoguardi. e a quel cosetto lì blu. Comunque finito questo, mi sa che adesso andiamo a vedere un attimo i prezzi del ristorante, anche perché da quando siamo usciti di casa stamattina alle 10 non abbiamo ancora toccato cibo, e io come colazione ho avuto un biscotto, te non so. Zero, fantastico. E andiamo a vedere un attimo i prezzi, se sono proponibili, altrimenti mi sa che non mangeremo, moriremo di fame. Zona ristoro con tavolini esterni, baretto. Diamo un'occhiata, al massimo torniamo fuori. Con un assortimento di pasti già pronti, qualcosa tipo ravioli, qualcosa del genere, wrap, panini, cazzo un bel panino. Sono $13. Sì, non è proprio economicissimo. Tomato sandwich a 10, non è male. Non voglio fare raccetti. Altre bibite. Di qua invece cosa ci sono? Hamburger, altre tipologie di sandwich, i bagel molto buoni. Mentre da quest'altra parte cos'è? Tipo nuggets e patatine a $15, patatine, gelatini, Là sono le tortine che trovi al supermercato. le tortine gelate. veleno che ho recensito nel video del supermercato, che troverete qua sopra. Però mi sa che niente, non c'è, mi sa che non c'è abbastanza fame da aver voglia di pagare così tanto per così poco cibo. Però molto bello, perché tutta questa zona è adibita soprattutto ai bambini e alle famiglie. Comunque ci sono pieno di parchi giochi, liane, altalene, scivoli, in modo che i genitori possono trovare un attimo di momento per riposarsi e staccare un attimino il cervello, mentre i loro figli fanno il disastro assoluto in giro. Scimmie possono dondolarsi. Per fortuna che siamo ritornati nei nostri passi per tornare verso l'uscita, perché ci eravamo completamente dimenticati, e più che altro non avevamo minimamente visto, il reparto rettili. Quindi se siete sensibili, schippatevi un pochettino. Però un bel pitoncino. Ho accarezzato uno una volta, l'ho tenuto proprio in mano, è una sensazione stupenda, unica penso dei rettili, dei serpenti. È duro perché è puro muscolo, però è così dall'altra parte un po' viscidino e sofficino e liscio di sensazione. Una volta nella vita l'ho provato. Invece c'è un gecchetto piccolo piccolo. Vediamo cos'altro c'è. Qua ci sono le tartarughine. Guarda, una sotto la lampada e l'altra sotto l'altra lampada, giustamente. Cosa non ho visto? Sta godendo beatamente il sole.
sole, tra virgolette. Cosa sei riuscito a vedere? E là si vede Dove? un po' dietro la roccia. Dove la vedi dietro la roccia? Ah sì. Come hai fatto a notarla? Solo te lo sai. Ma sembrano molto quella che abbiamo visto alle cascate. È quella che abbiamo visto alle cascate. Come quella che abbiamo visto alle cascate era? Video delle cascate. Qui sopra. Altri serpentini. Oh, guarda che bellino. Guarda che musetto carino. Un camaleonte. No, il camaleonte dobbiamo vederlo assolutamente. Ah Dov'è? già, vedi da te il camaleonte. Sei tu quell'esperto nell'espottare C'è le scritto cose. che non è a casa in questo momento. Ma come no? Ma uffa. Un pitone. Ok, questo sì è grosso. 2 pistoni. Dov'è il secondo? Sono uno Ah sopra sì, l'altro. giusto. Questi qua sì sono un po' grossetti. E si mangiano wallaby. Come si mangiano i wallaby? Wallabies beware. Diet wallabies, large rodents, fruit bats and birds. Oh, capisco tutto. Ma come minchia fanno a prendere un pipistrello? Sono veloci. Eh sì, ma i pipistrelli volano. Il serpentino da quanto ne so potrebbe essere. Ah, Boia. che schifo. Questo è grosso. Peccato per il vetro un po' sporco che non si vede niente. Però, cioè, testa che parte, fa tutto il giro e finisce di nuovo di là. Quanto sarà lunga sta bestia? Sarà almeno 2 metri, Non lo voglio sapere. anche di più forse. E sembra un polpaccio, sembra fino a 5 metri. Aspetta là. Fino a 5 metri sono tanti. No, fino a 5 metri, lunga 5 metri. Che ha lo spessore di un polpaccio. Approssimatamente lunga 5 metri e pesa 50 kg. Che schifo. Proprio bello. Blah. Con lo zoo che adesso ci stiamo lasciando alle spalle, direi che tutto sommato ne valsa la pena comunque. È un'esperienza 8 su 10, no beh 8 su 10 altina. Molto carina. Dai 7 agli 8 su 10. Abbiamo preso anche un pensierino per una nostra collega che ha compiuto gli anni da poco, è una roba stupidissima con i koala, giusto per prenderla un po' per il culo, come giusto che sia. Però l'esperienza non era male. Gli animali, eccetto qualche gabbia, qualche recinto, erano tutto sommato tenuti bene e avevano anche abbastanza spazio per muoversi e per girare. Quindi direi che comunque non è che date i soldi se venite per lo sfruttamento degli animali, come magari può succedere con gli elefanti nel sud-est asiatico molto spesso, o come altri zoo magari un po' più piccoli, meno conosciuti, che trattano gli animali veramente in un modo alquanto orripilante. Però ne valse la pena. Peccato più che altro, come abbiamo detto fin dall'inizio, che giustamente qualche animale non si è visto, magari per fascia oraria sbagliata o per il meteo che non era il migliore per la salute degli animali. O per il casino che facevano i bambini. Sì, perché anche quello va comunque considerato. Però tutto sommato una bella esperienza. Ricordatevi più che altro di iscrivervi, di seguirmi su Instagram per nuovi contenuti e cose più giornaliere. E ci vediamo alla prossima.